lì dietro allo schermo, che probabilmente hai sotto il sedere una Kawasaki. Lo sai perché la tua moto è verde? Se ci fate caso, oggi chiunque senta il nome Kawasaki pensa subito a una moto verde. Infatti la Kawasaki ha fatto del colore verde lime il suo marchio, facendolo diventare un'icona per tutti gli appassionati di motori come noi. Oggi vi racconto di come un'idea geniale, seppur possa sembrare molto semplice, abbia rivoluzionato il mercato dei motori, dapprima negli Stati Uniti e poi in tutto il mondo. Infatti la scelta di usare il colore verde lime, prima sulle livree delle moto, poi come vero e proprio simbolo, non fu lasciata al caso, ma fu pensata e studiata proprio con lo scopo di sfidare lo status quo. Per capire però come si è arrivati a rendere la Kawasaki l'iconica moto verde di oggi, dobbiamo fare un passo indietro nel tempo. Siamo nel 1969. Il direttore commerciale Don Graves e il direttore marketing Paul Collins della filiale americana Kawasaki hanno un compito semplice ma fondamentale: aumentare il prestigio del marchio giapponese in America. Kawasaki si era posta come obiettivo di espandersi e conquistare una fetta del mercato più grande e competitivo al mondo, quello degli Stati Uniti. A fine anni 60 il brand nipponico non era conosciutissimo nel nord dell'America, per cui serviva un modo geniale per attirare il più possibile l'attenzione sulle loro moto, in modo da far parlare di sé, farsi conoscere e ovviamente soprattutto far appassionare le persone al brand. Era necessario far venire l'acquolina in bocca agli appassionati di moto, quella voglia di presentarsi dal concessionario e comprare una Kawasaki. Solo così sarebbe stato possibile portare il marchio alla ribalta. Voi direte, grazie, tutte le case vogliono la stessa cosa, vogliono avere sempre più fette di mercato, vogliono farsi conoscere sempre di più e vogliono che il loro brand sia quasi bramato dagli appassionati. Quindi un compito non proprio semplice per i nostri due protagonisti, che dovevano partire praticamente da zero. Graves e Collins arrivano presto alla prima conclusione: per vendere delle moto il modo migliore di farsi notare è farle vincere nelle competizioni, o meglio portarle lì davanti, perché in quel modo ovviamente si attirerebbe molta attenzione mediatica. I due conoscono bene il potenziale del prodotto che devono vendere, sanno che hanno per le mani un qualcosa che nelle competizioni può fare bene, anzi molto bene. Decidono quindi di non partire dalle garettine, robe semplici, regionali, statali e via dicendo, ma dalla 200 miglia di Daytona. In quegli anni era la gara più prestigiosa degli Stati Uniti. Questo voleva dire avere gli occhi puntati addosso in un paese e soprattutto in uno dei mercati più importanti del mondo. Parliamoci chiaro, una scelta del genere, se ci pensate, è molto azzardata. Passare da zero o quasi direttamente a una gara prestigiosa come la Daytona 200 non è un gioco da ragazzi, ci vuole un bel pelo sullo stomaco. La gara si correva nell'omonimo circuito Daytona International Speedway, lo stesso autodromo dove corre la NASCAR, per capirci. Non so però se lo sapete, ma questa competizione si svolge nel circuito di Daytona dal 1961. Sì, perché prima di allora si correva nel Daytona Beach, un circuito cittadino con dei tratti, tenetevi forte, sulla sabbia. Invece immagino che in più persone sappiano, ma non tutti, che il nome Daytona deriva dal famosissimo Rolex Daytona. Perché? Perché Rolex è partner del circuito dal 1959, anno della sua fondazione. E proprio per celebrare questa partnership di lunga data, ogni anno al vincitore della gara gli viene consegnato un Rolex Daytona, dal valore di circa 20-30 mila euro in base al momento storico. E questo diciamo che è uno dei premi più ambiti di sempre nel mondo delle moto. In ogni caso la Daytona 200 è una gara molto lunga. Considerate che oggi si percorrono circa 57 giri nell'ovale, che ovviamente viene modificato rispetto alla gara delle NASCAR, per un totale di appunto 200 miglia, che sono poco più di 320 km. Quindi nel circuito viene sfruttato una parte dell'ovale e poi tutto il circuito interno, diciamo più di handling. Giusto per fare un paragone, la MotoGP quest'anno percorrerà 23 giri al Mugello per un totale di poco più di 120 km. Parliamo quasi di un terzo rispetto alla Daytona 200. Anche oggi la Daytona 200 ha mantenuto il suo prestigio, anche perché le principali case costruttrici si mettono in gioco con le cosiddette 600 Next Gen, che è esattamente la categoria
del mondiale dove corre la Superbike. Quindi abbiamo dentro Ducati V2, R6, Kawasaki ZX6R, eccetera eccetera eccetera. Insomma, partecipare a una gara così impegnativa non era facile, anche perché le moto vengono sottoposte a tante sollecitazioni per molto tempo. Un qualsiasi guasto tecnico è dietro l'angolo. E pensate cosa avrebbe potuto essere per Kawasaki presentarsi lì in modo completamente spavaldo alla ricerca della ribalta del marchio e pronti via magari subire una rottura o situazioni similari. Insomma, un'onta che non avrebbe fatto molto piacere ai grandi capi. Il tutto avrebbe messo a rischio il brand piuttosto che rilanciarlo. Chiunque sarebbe stato riluttante tranne Graves e Collins. Loro no. Infatti nel 69 viene registrato un team Kawasaki alla partenza della Daytona 200. Questo però ai due visionari americani non bastava. Non era sufficiente partecipare alla gara americana più in hype per le moto. Quei due si erano messi in testa un obiettivo molto chiaro. Chiunque avrebbe dovuto notare le due moto in pista. Dato che noi sapremo che quelle moto faranno bene, oltre che a un buon risultato, devono essere non visibili di più. Ma ancora non gli bastava, perché non volevano farle solo visibili, ma addirittura quasi irritanti per la gente che guardava. Possiamo dire scandalizzanti. Perché questo? Vedete, in quegli anni negli USA erano molto comuni credenze popolari e superstizioni, e io oserei dire anche oggi. Infatti nella Daytona 200 non venivano usate mai moto verdi, perché si pensava che quel colore portasse sfiga. Quale miglior modo di farsi notare sfidando queste dicerie? Potremmo dire che era come in Italia far partire una moto con una carena con solo numeri 17 dipinti sopra e nel momento della partenza far passare 10 gatti neri per dare il via. Era una roba inconcepibile. E infatti, detto fatto, all'apertura dei cancelli Kawasaki si presentò con un camion carico di moto da corsa di colore verde brillante. Le moto erano A1RA 250 e A7RA 350, guidati da un team di piloti di gran talento, tra cui Ken Araoka, Art Bowman, Walt Fulton, Dick Hammer e Carl Rayburn. L'evento segnò la prima apparizione dell'ormai celeberrima livrea, espressamente progettata per scuotere i ranghi, sfidare lo status quo, spaccare i culi ai passeri e ovviamente conquistare titoli. Come potete benissimo immaginare, fu uno shock. Questo perché, come dicevo prima, la superstizione era molto sentita dagli americani, soprattutto in quel periodo. Cioè, per darvi un'idea della situazione, pensate che a New York la maggior parte dei grattacieli e anche negli aerei non esiste la fila 13 e nemmeno il piano numero 13. Vengono sostituiti con 14A e 14B, perché si pensa appunto che il numero porti sfiga. E nelle compagnie aeree non è che è stato fatto solo per superstizione, perché proprio in America non venivano prenotate quelle file e in ogni viaggio venivano buttati via comunque molti guadagni, sommando tutti gli aerei che viaggiavano magari di una compagnia con tutte quelle file vuote, e quindi hanno pensato bene di eliminare quella fila. Ma tornando alle nostre gare, mentre la maggior parte dei connazionali pensava a queste superstizioni basate un po' sul nulla, potremmo dire, Graves e Collins credevano esclusivamente a un'unica cosa: il brand Kawasaki. Quei due erano molto razionali, tant'è che pensarono: se riusciamo a sfatare davanti agli occhi di tutta l'America questo mito, avremmo fatto bingo. A questo punto immagino sarete lì a dire: ok, beh, basta dirmi ste cavolate. Com'è andata la gara? Le Kawasaki fecero un figurone alla Daytona 200, quella del 69. Quell'azzardo, frutto di quelle due menti, pagò. E come se pagò. Da quell'evento Kawasaki iniziò a essere sulla bocca di tutti. Pensate che l'effetto fu talmente grande che Kawasaki da quell'evento decise di proporre anche le moto di serie con quel colore. Questa storia incarna al 100% lo spirito dell'azienda Kawasaki. Questa era la storia di come Kawasaki ha fatto del verde lime il cuore del suo brand.